Buonasera a tutti, ciao amici. Come vedete sto squamando delle sardine. Guardate queste sardine, che spettacolo, stravarate. Oggi le faccio ad involtino con un po' di uva passa che ho messo a bagno per renderla più morbida, un po' di pinoli, pane grattugiato e prezzemolo per la cottura in padella. Quindi una ricetta semplicissima come mio solito, e soprattutto fatta con uno dei pesci azzurri per eccellenza, la sardina. In questo periodo sta cominciando ad essere anche interessante da un punto di vista organolettico, quindi fa molto bene, sappiamo tutte le proprietà del pesce azzurro, per cui vi consiglio di seguire la ricetta, di riproporla e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Intanto io procedo con la pulizia, una squamata eviscerata e poi dopo levo, realizzo i filetti e niente, ci vediamo dopo per l'assaggio del piatto finale. Vedete, alcuni hanno le squame, altri un po' meno, però una passatina per levare le squame principali ci vuole. Ci vediamo più tardi per l'assaggio del piatto. Innanzitutto pulisco le sardine, quindi le incido sotto la testa in modo da poter facilmente eviscerarle, ma soprattutto uso la punta di coltello sia per la pulizia che per la filettatura, per cercare di lasciarle le più integre possibile. Non che questa operazione con le sardine non si possa fare a mano, però c'è una considerazione anche da fare, che la sardina quando è molto fresca, così come l'acciuga, tende un attimo la carne ad attaccarsi ovviamente alla lisca. Quindi il coltello mi permette di poter, guardate questo filetto, realizzare un filetto quasi perfetto. Quindi oltre ad essere più esteticamente gradevole, soprattutto l'integrità del filetto fa sì che prenda per bene il condimento e poi si possa rotolare bene ad involtino. Guardate un po' come escono perfetti. Adesso in una padella capiente tanto per le sardine che ho sfilettato, faccio il fondo con aglio, prezzemolo e olio. Ora dispongo i filetti di sardina in un tagliere. Se c'è qualche impurità tipo una venuzza di sangue eccetera, la levo. Questo perché la sardina è stata sciacquata prima di essere sfilettata, perché all'interno delle carni, soprattutto della sardina, non ci deve entrare acqua dolce. Quindi, considerato che era nel filetto, se fatto bene e con pulizia, non c'è bisogno di sciacquare l'interno delle carni. Rispetto invece all'acciuga, che rimanendo un pochettino amarognola, è sempre meglio dare una sciacquata, come avete visto negli altri video, anche in salamoia. Bene, metto un chicco di uva passa che avevo precedentemente ammollato e qualche pinolo, ne metto 3, 4, un pizzico di sale, così come vedete, e poi a piacere anche un po' di pepe, in questo modo. Perfetto. Ora uso un po' di pane grattugiato e lo metto sopra il filetto in questo modo. Perché uso il pane grattugiato? Perché la sardina è molto grassa, soprattutto in questo periodo, e quindi il pane grattugiato assorbe un po' del grasso e quindi lo trattiene all'interno, non facendolo asciugare e soprattutto poi mantenendo intatto tutto il sapore. Ecco qua, mi aiuto col coltellino e faccio degli involtini che uno vicino all'altro all'interno della padella rimangono perfetti senza usare chiaramente stecchini. Guardate un po', pian piano li giro e poi li metto all'interno della padellina in questo modo. È un'operazione di pazienza, ma facilissima da fare. Ok, una volta realizzato questo, metto sul fuoco e adesso condisco la parte superiore. Battuto di aglio e prezzemolo, l'aglio tagliato un po' grossolano, così poi posso tranquillamente levarlo nel caso, olio extravergine d'oliva a sentimento, qualche chicco d'uva passa, ma questo è per dare
un po' di dolcezza e poi anche un po' di pinoli. Quindi sia il condimento che c'è all'interno della sardina lo mettiamo anche sopra. Non manca certo una bella mano di sale, la sardina è abbastanza grassa, quindi sale lo contiene. Anche questo chiaramente è molta discrezione, sale e pepe, però io nella sardina, soprattutto quando sono grasse, il sale ce lo metto. Sfumo con il vino bianco e una volta evaporato l'alcol aggiungo anche un po' di acqua. Il tempo di cottura potete immaginare che è veramente rapido, quindi in 3-4 minuti abbiamo cotto tutto, aiutandoci col coperchio che creerà appunto la camera del vapore per cuocere il tutto. Guardiamo un po'. Ecco qua, ci siamo quasi, sono praticamente cotte. Metto uno strato di pane grattugiato per assorbire un po' di liquido e dare un po' di densità. Ecco qua, una volta fatto questo copro, spengo e lascio ammorbidire. Guardate il risultato finale, sono bellissimi anche da presentare. Chiaramente i rigidendosi rimangono fermi da soli, quindi senza bisogno di niente. E questo è il piatto finito. Un po' di sughetto di fondo e via l'assaggio. Ecco qua, pronti per l'assaggio. Profumo eccezionale. Stravanata, stravanata. Lo accompagno anche a dell'insalata. Uno spettacolo, uno spettacolo. Ottima. Fatelo perché ne vale veramente la pena. Ciao, alla prossima ricetta. Non ancora dove fai gusto, ci dove pure